Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere come installare questo nuovo prodotto appena arrivato della marca King Change, quindi è una marca cinese, ma ormai il 99,9% dei car tablet che troviamo all'interno del nostro vetture purtroppo è realizzato in Cina. Il modello specifico per la nostra Nissan Qashqai è questo. Questo prodotto è stato acquistato tramite AliExpress direttamente sul loro sito e viene realizzato in due modalità. Si può installare su Nissan Qashqai aventi radio base, in più c'è la possibilità di poterlo installare, come in questo caso sulla mia Nissan Qashqai, e monta un Connect con display da 7 pollici avente una scheda SD per aggiornare le mappe del navigatore. In teoria esiste anche una terza opzione per poterlo installare su Connect senza SD, quindi con Connect Android Auto e CarPlay, però per questa opzione dovete contattare direttamente il venditore che vi fornirà la cavetteria necessaria. Il car tablet in questione è il modello top di gamma, quello con 8 core e 128 GB di memoria. Il costo di questo car tablet, compreso dazio doganale, è venuto 300 euro. Ragazzi, calcolate che quando andate a inserire nel carrello di AliExpress questo prodotto c'è da scorporare l'IVA, perché va versata al paese di destinazione, quindi AliExpress provvederà a scorporare l'IVA del prodotto e a versarla in questo caso all'Italia. È cosa buona e giusta, direi. Come al solito nella descrizione del video vi lascio tutti i link necessari per andarvi a vedere la descrizione del prodotto e per chi vorrà acquistarlo. Detto questo, andiamo a vedere subito il contenuto di questo car tablet. Devo dire che la cavetteria è veramente completa. Abbiamo il modulo CAN bus e la spinotteria necessaria per collegare lo stesso alla nostra Nissan Qashqai. RCA necessari per collegare un subwoofer o un amplificatore, slot per inserire una SIM, attacco jack per poter collegare un microfono esterno, altro attacco per collegare un'entrata video, 3 prese USB, una dedicata per il nostro bracciolo e le altre 2 supplementari, antenna 4G, antenna GPS, microfono esterno ed infine abbiamo questo kit di leve in plastica necessari per poter installare questo car tablet. Vediamo rapidamente gli attacchi posteriori: attacco per antenna AM FM, attacco per antenna GPS, attacco per antenna 4G, qui abbiamo la possibilità di inserire una ventolina di raffreddamento, prese per collegare eventualmente sub o telecamere, presa di alimentazione, fusibile, e questo è il comparto dissipazione, che devo dire assolutamente non male. Prima di procedere con l'installazione volevo brevemente mettere a confronto i due prodotti, quindi questo nuovo car tablet e le Roadambi HB2022. Esteticamente la cosa che salta più all'occhio è che questo nuovo prodotto ha una diagonale del display più grande, parliamo di 9 pollici, e l'assenza del CD TVT. Esteticamente sono molto simili e sono idonee per chi vuole mantenere un'estetica tradizionale all'interno della nostra Nissan Qashqai. 9 pollici senza comparto CD DVD e tasti fisici, e questo è il Roadambi con 8 pollici e comparto CD DVD sempre con tasti fisici. Eccoci qua ragazzi, per chi dovesse andare a smontare il Connect originale, qua sopra vi lascio il link del video di quando andai a installare il mio primo car tablet. 1, per recuperare le antenne GPS e DAB abbiamo bisogno di questi adattatori Fragra Osma 001. Comunque non vi preoccupate, poi vi lascio tutto nella descrizione del video.
possiamo utilizzare anche gli adattatori GPS per l'antenna DAB, ma vanno leggermente modificati, altrimenti non entrano. Vedete? Bisogna andare a rimuovere una linguetta, basta farlo con il taglierino, è semplicissimo. Eccolo qua, vedete, una volta tolta la linguetta laterale poi si inserisce perfettamente. Ok? E poi andiamo a inserire quella del GPS. Per chi non ha le antenne sul tettino della propria vettura può utilizzare questa che danno in dotazione, antenna GPS con base adesiva. Poi andiamo a collegare questi RCA. Per chi deve collegare un subwoofer stereo come il mio della Isudar, vedete, ha due canali, destro e sinistro, può risolvere la questione acquistando questo sdoppiatore di canale, quindi un'entrata e due uscite, canale destro e canale sinistro. In alternativa, se non avete questo cavetto, potete collegare il subwoofer su RCA Out FL, quindi front L, e RCA Out front R, i due canali anteriori. Poi su questo adattatore c'è la possibilità di inserire una SIM 4G. Andiamo a collegare il cavetto remote per poter accendere il nostro sub. Eccolo qua. Antenna GPS, antenna 4G, abbiamo 3 prese USB, ma si possono collegare solo 2 prese su questo car tablet. Presa USB con adattatore direttamente qui, e poi andiamo a collegare questa seconda presa USB a fianco. Eccolo qua, quindi abbiamo 2 prese USB. Per chi come me andrà a installare un modulo DAB, rimarrà disponibile l'unica presa USB sotto il bracciolo. A questo punto andiamo a installare il modulo DAB. Ricordo, non è compreso nel car tablet, questo va acquistato a parte per chi vuole ascoltare la radio in digitale. Quindi colleghiamo la presa USB e poi andiamo a collegare l'adattatore per chi non ha l'antenna DAB sulla propria vettura, può sfruttare questa che danno in dotazione. Poi andiamo a collegare questo RCA giallo con scritto camera a questo spinotto singolo che abbiamo installato prima, dove ci sono anche le antenne del wifi. Fatto ciò, prima di inserire il car tablet e andare a dare una sistemata alla cavetteria, vediamo se funziona tutto. Ok, tablet si accende. Una volta sistemata la cavetteria, dobbiamo far passare sia lo slot per la SIM che l'antenna 4G all'interno del cruscotto e farla uscire nel calzettino. Dopodiché dobbiamo andare a mettere questi fermi in metallo. Li possiamo togliere dal cornetto e metterli dove sono questi fermi, vedete? Va messo in questa maniera. Poi ragazzi, se non li avete vi lascio come al solito il link nella descrizione del video per andarli a acquistare.
prima cosa che facciamo è andare a impostare la lingua in italiano, quindi andiamo nel menu impostazioni, poi andiamo su personale e da qui c'è linguaggio e andiamo a cercare l'italiano, quindi facciamo aggiungi più Italia, ok, la trasciniamo per primo in modo che così ci andrà ad impostare il linguaggio italiano di default, ok, lingue e emissioni, così siamo in italiano. A posto, la data e ora l'ha sincronizzata da sola, ragazzi, non bisogna fare nient'altro, bisogna solo collegarlo e basta. Franci, ok, che è il mio cellulare, clicchiamo sul nome 1 2 3 4 e da qui dobbiamo spuntare consenti l'accesso ai contatti e la rubrica dispositivo abbinato. La seconda cosa che facciamo è andare a scaricare la rubrica, quindi clicchiamo su rubrica e da qui facciamo scarica. Scaricare la rubrica, ok. Menu serve per tornare alla home, quindi qualsiasi cosa stiamo utilizzando con menu torniamo alla home. La stessa cosa per quanto riguarda back, chiude l'applicazione e torna alla home. Il pulsante set, quindi setting, qui troviamo tutte le impostazioni per il nostro car tablet. Poi EQ, equalizzatore, sarebbe il DSP del nostro car tablet. Tasto mod che serve per andare a selezionare le fonti audio e video che sono all'interno di questo car tablet. Vedete, musica, da qui ci apre il comparto musica, da qui ci apre il comparto video, la stessa cosa la possiamo eseguire quando siamo nel menu audio della nostra Nissan Qashqai e andiamo a cliccare sul pulsante ok che abbiamo sul volante. Vedete, ha la stessa funzione di questo pulsante mod. E qui abbiamo il tasto camera, che non è la camera 360 ma è per regolare la luminosità del display di questo car tablet. Abbiamo APS, serve per fare la ricerca automatica delle stazioni radio, e qui abbiamo il tasto Bluetooth che serve per andare nel comparto telefonico, e da qui torniamo alla home. Rotellina per il volume e disattiva volume. Se teniamo premuto il tasto volume va a spegnere il car tablet, per riaccenderlo basta cliccare lì. Per quanto riguarda invece il launcher di sistema, è molto personalizzabile. Da qui vedete si attiva Google Maps o comunque possiamo impostare qualsiasi altro navigatore. Poi qui abbiamo la possibilità di interfacciarsi con le altre applicazioni. Svolta a destra e prendi via dell'Armellino. Possiamo mettere Spotify, DAB-Z, qualsiasi cosa che vogliamo. Ok? Qui abbiamo queste icone che si possono cambiare a piacimento, basta tenere premuto e qui ci va ad aprire questa schermata dove possiamo inserire qualsiasi applicazione vogliamo all'interno del launcher. Questi sono fissi, non si possono cambiare, ragazzi. Vedete, ci apre Maps, ma possiamo cambiare l'applicazione con cui deve aprirla. Questa anche è fissa, non si può cambiare, almeno credo. Ci va ad aprire la radio. Poi qua sotto abbiamo l'icona dell'audio, si può attivare e disattivare. Qui abbiamo la possibilità di regolare il display con 3 possibili luminosità, come abbiamo visto anche da questo tasto. Qui ci va ad aprire tutte le applicazioni installate sul nostro car tablet, ma possiamo farlo anche con uno swipe verso l'alto. E questo è il menu con tutte le impostazioni che abbiamo di questo car tablet. E qui c'è la possibilità di poter spegnere lo schermo. Per riaccendere basta toccare. Allora, detto questo, ragazzi, andiamo a vedere un attimino le impostazioni di questo car tablet, perché ci sono molte sorprese. La cosa principale che dovete fare per andare ad attivare il parcheggio assistito, dobbiamo andare su questa icona e su fabbrica, e da qui dobbiamo entrare con il codice 1 2 3 4 5 e 6 e confermare. Dobbiamo andare a selezionare il modello, quindi la prima la lasciate stare e poi dovete andare su Nissan
71, quindi dovete cliccare Nissan e da qui dovete scegliere questo qua sotto, l'ultimo nella lista, 16 2.1820 X-Trail, e da qui ci va a scaricare la nuova APK per andare a impostare queste telecamere, e poi dobbiamo fare ok. Qui ci dice non spegnere il tablet durante questa operazione, clicchiamo con ok, sta aggiornando la MCU di sistema. Adesso va a riavviare il tablet e impostare questa nuova autovettura. Una volta che avrà riavviato il nostro dispositivo avremo la possibilità di poter sfruttare il parcheggio assistito. L'unica cosa è che la scritta è in inglese, non sono riuscito a portarla in italiano, poi con il tempo vedrò come posso fare. Quindi basta cliccare sul parcheggio assistito e va ad eseguire l'operazione. Cancelliamo. Allora, ho notato che a volte torna alla schermata della home, a volte rimane sulla schermata delle telecamere. Vedete, in questo caso è rimasta sulla schermata della telecamere. Se non dovesse togliere questa schermata, basta cliccare sul pulsante di risposta telefonica. Pulsanti volante, possiamo andare a personalizzare i pulsanti che abbiamo sul volante della nostra Nissan Qashqai. Su questo car tablet abbiamo la possibilità di attivare questo controllo del volume in base alla velocità. Possiamo mettere debole, medio o forte. Aumenta e diminuisce il volume in base alla velocità. In questo menu generale abbiamo la possibilità di attivare sulla barra dei strumenti l'icona della batteria della nostra autovettura, quindi il voltaggio mostra, vedete, esce fuori il voltaggio della batteria, sia dell'autovettura che del telefono quando siamo connessi tramite Bluetooth. Per chi volesse installare una retrocamera o una telecamera, queste sono le risoluzioni video supportate da questo car tablet. Ora andremo a vedere brevemente il comparto telefonico, vediamo come si sente. Ehi? Eccoci qua. Come si sente? Adesso è bene, va bene. Va bene così. Ok. Non fa rumore, tutto a posto. Va bene, ciao, ciao. Poi su impostazioni qui troviamo queste opzioni: regolazione microfono, possiamo mettere basso, medio, alto o massimo, e regolazione del volume, anche qui possiamo mettere basso, medio, alto. Per impostare la suoneria del vostro tablet dobbiamo andare su impostazioni, impostazione suono, e poi da qui c'è suoneria dispositivo e vi andate a selezionare tutte quelle che volete. Così quando arriverà una telefonata, ok, il suono sarà questo qui. Ora invece andremo a vedere come collegare i nostri dispositivi Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless. Per collegare il nostro dispositivo Android tramite Android Auto Wireless dobbiamo utilizzare questa applicazione T-Link, e da qui vedete si connette ad Android Auto. Questa è la schermata principale di Android Auto. E chiama casa. Mi dispiace, non posso ancora fare chiamate. Non funziona. Se invece clicchiamo sul microfono di Android Auto, chiama casa. Sto chiamando casa. In questo caso funziona. Tim, messaggio gratuito. Per uscire, usciamo e ci riporta all'uso completo del car tablet. Per associare invece tramite Apple CarPlay il dispositivo al nostro car tablet è la stessa cosa. Dobbiamo andare sempre su questa applicazione T-Link. Qui abbiamo la schermata classica dove abbiamo tutte le nostre icone presenti sul dispositivo, e ricordo che non possiamo associare tutte le applicazioni presenti sullo smartphone ma solo quelle compatibili. Abbiamo la possibilità di avere la mappa a schermo intero, abbiamo la possibilità di avere Spotify a schermo intero e andare a riprodurre le nostre playlist personali. Abbiamo la possibilità di avere il comparto
telefonico, contatti, tastierino e quant'altro, e la possibilità di poter effettuare in questa maniera le chiamate in viva voce. Ehi, chiama casa. Tim, messaggio gratuito. Ok, e qui torniamo alla schermata dove ci sono tutte le applicazioni. Ora andiamo a vedere le prestazioni e le caratteristiche tecniche di questo nuovo car tablet della King Change. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Ricapitolando, posso dire che le cose che mi hanno colpito di questo car tablet tra virgolette economico sono sicuramente questo pannello IPS, nonostante una risoluzione inferiore a quello del Rodan, si vede molto bene. Secondo punto a suo favore è sicuramente le prestazioni. Questo Cortex A55 è molto fluido, scorrevole, poi calcolate che questo ha 6 GB di RAM e 128 di ROM, mentre il Rodan aveva 8 GB di RAM e 128 di ROM, quindi diciamo che la differenza la fa anche quella nel punteggio. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo car tablet è sicuramente il launcher, molto bello ragazzi, e soprattutto ha un'infinità di personalizzazioni. Possiamo aggiungere, possiamo cambiare le icone, possiamo aggiungere le applicazioni, possiamo cambiare il tema, è veramente fantastico, si può fare di tutto e di più. Altro punto a favore, altrimenti non l'avrei sicuramente scelto tra tanti tablet, è la possibilità di poter utilizzare i tasti fisici, 4 e 4, 8 tasti fisici e 2 potenziometri per il volume e per andare avanti con le stazioni. Secondo il mio modesto parere è veramente molto intuitivo durante l'utilizzo quotidiano. E per ultimo devo dire che mi è piaciuta la possibilità di scegliere se collegare o meno i dispositivi Android Auto o Apple CarPlay durante l'utilizzo del car tablet. Mi spiego: accendiamo il tablet e non si va a collegare con nessuno dei due dispositivi, quindi abbiamo la possibilità di usufruire di tutte le applicazioni installate nello stesso. Poi se vogliamo attivare la modalità wireless di Android Auto o Apple CarPlay, andiamo a cliccare sull'applicazione T-Link e ci andiamo a collegare in un istante, e secondo me questa è la scelta migliore. Vi ho elencato tutte le cose positive di questo car tablet, ma che oggettivamente sono funzionanti. Io non mi invento nulla, vi faccio vedere fisicamente il risultato dei miei test che vado a fare sui car tablet che installo. Quindi io non pubblicizzo e non scredito nessuno, non ho nessun pregiudizio verso nessun tipo di brand, che sia Dasaida, che sia Rodan, che sia King Change. Quindi qualsiasi tablet vado a installare mi comporto sempre nella maniera più obiettiva, vado a riportare pregi e difetti. Elencate le cose che mi sono piaciute, andiamo a vedere le cosette che secondo me si possono sistemare, e una di queste è il parcheggio assistito. Rimane il fatto che a conclusione dell'operazione, come sul Dasaida e sul Rodan, a volte si impalla il tablet e rimane sulla schermata delle telecamere. Un'altra cosa che ho notato è che la radio di questo car tablet, la radio FM RDS, non è che sia tutto questo granché, come accade anche sul Dasaida e Rodan. I moduli radio FM dei car tablet cinesi non è che siano tutto questo spettacolo, quindi secondo me è da andare a rivedere anche questa cosetta. Altre cose evidenti non ne ho notate ragazzi, anche perché il tablet lo sto utilizzando da qualche giorno. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, ma soprattutto vi invito a iscrivervi al canale, in modo che darete la possibilità al sottoscritto di poter andare avanti con queste recensioni, acquisti e quant'altro. O in alternativa potete finanziare il mio canale direttamente dagli acquisti effettuati nei link che vi lascio nella descrizione del video. A voi non costerà nulla di più, a me invece darete la possibilità di
avere un piccolo guadagno sui vostri acquisti, necessario per poter finanziare il canale stesso. Grazie di cuore ragazzi, un bacione, alla prossima, statemi bene, ciao!